Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su AS Video. Questo è il terzo tutorial dedicato all'utilizzo della GoPro Hero 10. Nei precedenti video abbiamo visto la prima configurazione e anche tutte le impostazioni del menu a tendina. Oggi invece andremo a vedere tutte le altre funzionalità presenti nella Hero 10. Passando alla schermata principale, vediamo come abbiamo tantissime informazioni. Partiamo dall'icona in alto a sinistra che ci indica il tempo di registrazione rimanente. Questo cambierà in base alla modalità di registrazione video o foto che scegliamo. Al centro troviamo l'icona della modalità, in questo caso siamo in modalità video, quindi abbiamo l'icona della videocamera. In alto a destra invece abbiamo la percentuale della batteria. Paradossalmente cambierà anche la percentuale della batteria in base alla risoluzione o alla modalità che stiamo usando. Poi l'icona a sinistra che indica 1x, che ci indica diciamo la velocità di registrazione, quindi un eventuale slow motion. Mi spiego meglio. Una volta cliccata, come vediamo c'è scritto velocità normale 1x. Se io salgo a 2x c'è scritto slow mo 2x 60 fps e poi slow mo 4x 120 fps. In realtà non creerà un filmato rallentato di 4 volte, ma infatti, come indicato qua sotto, verrà registrato direttamente a 120 fps. Quindi sì, potremo fare uno slow motion rallentando il video di circa 4 volte. Poi in basso a sinistra abbiamo una funzione molto importante, ovvero quella lì del campo visivo. Questo è quello più stretto, che in inglese si chiama narrow, per questo c'è la N. Dopodiché abbiamo lineare più allineamento con l'orizzonte. Questa visuale è un po' più ampia rispetto a stretto, ma anche l'allineamento dell'orizzonte. Quindi se noi ruoteremo la GoPro fino a 45 gradi, l'orizzonte rimarrà sempre dritto. Se volete maggiori info sull'allineamento dell'orizzonte, in generale sulla stabilizzazione, date un'occhiata al video qua sopra. Poi il campo visivo successivo è lineare, quindi diciamo non cambia quasi nulla in termini di campo visivo, varierà di pochissimo, ma non avremo più allineamento dell'orizzonte, quindi se ruotiamo la GoPro chiaramente ruoterà anche l'immagine. Poi abbiamo wide, ovvero ampio, che è il miglior compromesso come campo visivo ed è quello che in genere consiglio. E poi abbiamo il campo visivo super view, che è la massima visuale che possiamo avere con la GoPro. Mentre se noi andiamo a selezionare questi più stretti andremo a perdere qualità di immagine, perché non stiamo facendo altro che uno zoom digitale. Quindi in media vi consiglio il campo visivo super view in base alla necessità, campo visivo wide ovvero ampio è il miglior compromesso, alternativa è lineare più allineamento con l'orizzonte. Se dobbiamo fare una ripresa magari un po' più stretta ci serve maggiore stabilizzazione. Parlando di stabilizzazione, qui sulla destra abbiamo l'icona della stabilizzazione chiamata Hypersmooth e qui vi consiglio di utilizzare la massima disponibile, ovvero miglioramento, ma sappiate che per ogni livello di stabilizzazione ci sarà un crop maggiore dell'immagine. Infatti l'ho messo ora su alto, è un po' più ampio, se poi lo metto su standard campo visivo è un pochino più ampio e poi se vado su off è ancora più ampio. Così magari la differenza non l'avete notata, ma se poi lo riabilito vediamo come effettivamente è molto più zoomato. Quindi da fermi, con riprese da cavalletto, va benissimo disattivarlo, ma altrimenti vi converrà sfruttare il punto di forza della GoPro, ovvero la stabilizzazione a massima potenza. In base alla stabilizzazione che sceglierete potreste avere o meno disponibile l'icona dello zoom. Vi consiglio di lasciarla sempre a 1x, perché andare a fare uno zoom digitale degraderà solamente la qualità dell'immagine. Quindi se proprio avete bisogno di un campo visivo un po' più stretto, tanto vale selezionare appunto lineare con allineamento dell'orizzonte. Ora andiamo a modificare effettivamente tutti i settaggi della GoPro. Se clicchiamo una volta qui sotto abbiamo l'elenco dei preset, quindi tutte le funzionalità già preimpostate da GoPro. Da questa visuale, se clicchiamo con la matita,
possiamo entrare a modificare ogni singolo preset. Ma prima di farlo vi voglio fare vedere come, se clicchiamo l'icona in alto a destra, possiamo eventualmente spostare anche questi preset in base a quello che ci interessa di più. Possiamo anche crearne uno personalizzato dal tastino più qui in alto e andremo a selezionare tutte le modalità che vogliamo. Ma comunque nessuno ci vieta di andare a modificare già i preset che sono presenti. Quindi per modificare clicco di nuovo sulla matita, ma molto più semplicemente, intanto torno alla home della GoPro dal tastino laterale sinistro, basterà tenere schiacciato il preset qui sotto e accediamo direttamente al menu di modifica, e a mio avviso è la cosa più semplice e veloce. Per quanto riguarda la risoluzione e gli FPS, qui possiamo selezionare quello che preferiamo. Quando l'icona è grigia vuol dire che non è selezionabile, infatti il 4K può registrare fino a 120 fps, non potrà andare a 240, mentre se andiamo in 2.7K 240 fps è diventato bianco proprio perché è selezionabile. In questo caso anche 5,3K è diventato grigio perché effettivamente non è disponibile a 120. Infatti se io vado a selezionare 5.3K mi porterà al suo massimo, ovvero i 60 fps. Fino in genere troviamo sempre il minimo di 24 fps. Attenzione, tutte le risoluzioni sono sempre in 16 noni, quelle in 4 terzi è solo dove specificato. Quindi se io selezionerò 5K 4, 2 punti, 3, quindi in 4 terzi, vuol dire che registrerò con questo formato diverso. Ma di base, se non leggiamo nessuna dicitura al lato alla risoluzione, vuol dire che staremo registrando in 16 noni. Di base comunque vi consiglio di registrare sempre alla massima risoluzione disponibile, a patto che il vostro dispositivo dove lo andate a riprodurre riesce a supportare questa risoluzione. Per quanto riguarda l'obiettivo, è la stessa impostazione che troviamo nella home della GoPro, quindi da qui possiamo cambiare la preimpostazione. Per quanto riguarda l'Hypersmooth, già l'abbiamo visto, è il sistema di stabilizzazione della GoPro. L'acquisizione programmata ci permette di impostare un orario in cui la GoPro si accenderà e inizierà a registrare. Questo può essere molto comodo se vogliamo registrare ad esempio l'alba senza effettivamente alzarci troppo presto. Quindi basterà impostare l'orario e poi mettere on. In questo caso lascerò off. Di conseguenza si associerà la durata, che di base è sempre senza limiti, ma se voi volete avviare questa registrazione programmata e poi volete che magari la GoPro registra per 5 minuti oppure 3 ore o senza limiti magari 30 minuti, lo potete tranquillamente impostare da qui, il che si rivela molto comodo. Hindsight invece è una modalità che ci permetterà di avere un buffer di 15 secondi o 30 secondi in cui la GoPro registrerà sempre. Che cosa significa? Ad esempio seleziono 30 secondi, torno alla home e come vediamo è cambiata la visuale e abbiamo un conteggio dei secondi. Questo perché la GoPro sta effettivamente registrando e continuerà a salvare il filmato all'infinito ogni 30 secondi, in modo che se io per esempio mi sono perso quell'istante specifico, magari un tuffo di un amico, anche se clicco adesso il tasto di registrazione, come vediamo effettivamente è partito da quei 24-25 secondi. Ma attenzione, perché significa che la GoPro registrerà tutto il tempo e quindi consumerà un bel po' di batteria e potrebbe anche surriscaldarsi se teniamo questa funzione attiva tutto il giorno. Dopodiché abbiamo l'impostazione per l'autoscatto, quindi nel momento in cui clicchiamo il pulsante otturatore la GoPro inizierà a registrare magari dopo 3 secondi o dopo 10 secondi, in questo caso lascio off. Zoom, in questo caso 1x, lasciamolo sempre 1x, è grigio perché con queste impostazioni comunque non è modificabile. Per quanto riguarda ProTune c'è tantissimo da dire, trovate il video qui in alto a destra, ma in estrema sintesi vi darò le impostazioni consigliate senza entrare troppo nel dettaglio. Bitrate, abbiamo possibilità fra standard e alto, lasciate
standard perché le differenze sono veramente minime. Otturatore lasciate in automatico a meno che non avete esigenze particolari per qualche video un po' più professionale, ma sarete costretti ad usare i filtri ND. Insomma, entriamo tutta una situazione veramente complicata che di base sconsiglio con le GoPro. Compensazione dell'esposizione ci permette di regolare la luminosità della nostra ripresa, ma ad esempio a mare spesso saremo costretti a selezionare o un -1 o un -0,5 perché la GoPro tende un pochino a sovraesporre la scena. Bilanciamento del bianco lasciatelo in automatico, anche qui a meno che non avete esigenze veramente specifiche, sapete la temperatura magari delle luci con cui state registrando. ISO minimo, ISO massimo, ISO minimo sempre 100, ISO massimo di giorno deve andare a 400, massimo ISO 800 di notte. Superato questo valore le riprese diventano inutilizzabili. Nitidezza impostate media, sia che facciate o che non facciate post produzione, perché è il miglior compromesso. Colore, abbiamo possibilità di mettere vivace, quindi dove ci sarà un po' più di contrasto e saturazione. Naturale, una via di mezzo, mentre piatto è quello che consiglio se fate post produzione perché avrete una ripresa un po' più flat e quindi sarà molto più semplice da editare in post produzione. Per quanto riguarda l'audio RAW, lasciatelo disattivato a meno che anche qui non avete esigenze audio specifiche. Sappiate che l'audio RAW comunque di base avrà una qualità inferiore rispetto all'audio già elaborato della GoPro, proprio perché dovrà essere elaborato da voi. Ci sono varie impostazioni di elaborazione e comunque registrerà una traccia separata. La sezione evento invece vi consiglio di lasciarla in automatico perché gestirà da solo la riduzione del rumore. Le scorciatoie invece ci permettono effettivamente di modificare le scorciatoie che abbiamo nella home. Infatti abbiamo visto in basso a sinistra obiettivo, posso selezionare quello che voglio, ma posso anche disattivare l'icona. Infatti se ora torno alla home, come vediamo quest'icona non c'è più. Chiaramente conviene impostare tutte e quattro le scorciatoie con le cose che magari utilizziamo di più. Se poi io vado a cambiare però preset e vado in attività, come vediamo abbiamo delle icone completamente differenti, quindi sta a voi personalizzarvi i vostri preset. Adesso cambiamo modalità e per farlo possiamo fare gli swipe sul display e cambiare le modalità, oppure possiamo cliccare il tastino laterale sinistro e così ci sposteremo nelle varie modalità. In tutte le modalità bene o male abbiamo le stesse informazioni e più o meno le stesse impostazioni. Infatti qui vedo che ho la possibilità di fare oltre 999 foto, qui ho la percentuale della batteria, l'icona della fotocamera perché sono in modalità foto, gli shortcut sono differenti. Se clicco qui, questa volta ho sì dei preset, ma in realtà sono modalità di foto diverse e quindi quella di base è la modalità foto. Se io tengo schiacciato ed entro all'interno del menu abbiamo al solito l'obiettivo, ma qui ragazzi nella foto cerchiamo di avere la massima qualità disponibile, quindi lasciamo l'obiettivo più ampio. L'output possiamo scegliere se avere la foto in RAW insieme al file JPEG, quindi avremo la classica foto ma anche il file RAW, e questo è l'unico modo per avere delle foto di alta qualità. Chiaramente dovremo editare il file RAW al computer. Poi abbiamo l'output standard, appunto la classica foto in JPEG, poi abbiamo la modalità HDR oppure la modalità Super Photo. A mio avviso potreste provare la modalità Super Photo se non siete in grado di elaborare i file RAW e volete una foto già un po' modificata rispetto al classico output standard. Acquisizione programmata, stessa funzionalità di prima, anche qui abbiamo possibilità di impostare l'autoscatto. Zoom ragazzi assolutamente no, in caso lo fate in post produzione. Anche qui abbiamo tutte le funzioni di ProTune, poi abbiamo le classiche scorciatoie. Torniamo indietro, cambiamo modalità. Live Burst ci permette di scattare una sequenza di foto, ma funziona un po' come Hindsight. Infatti Live Burst scatterà sequenze di foto anche per 1,5 secondi prima e dopo rispetto a quando schiaccio l'otturatore. Infatti se io adesso passo la mano e poi schiaccio, comunque già la mano che passava era nell'elenco delle foto. Infatti vi faccio vedere, se facciamo uno swipe dal basso verso alto, andiamo nella galleria,
parte la sequenza delle foto e come abbiamo visto la mia mano è presente anche se ancora non avevo cliccato il pulsante. Qui abbiamo meno impostazioni perché è una modalità abbastanza automatica. Poi abbiamo sequenza, che è una classica sequenza di foto, ma qui possiamo impostare velocità sequenza. Possiamo dirgli ad esempio 3 foto in un secondo, 25 foto in un secondo, 30 foto in 6 secondi, insomma in base a quello che dovrete catturare in ripresa potreste selezionare una di queste modalità. Come output possiamo scegliere standard JPEG oppure RAW più JPEG. Poi abbiamo infine la modalità foto notturna e queste sono delle preimpostazioni della GoPro per scattare delle foto di notte dal cavalletto. Infatti avremo un tempo di scatto di base molto più lento. Qui si può lasciare in automatico, ma possiamo arrivare manualmente fino a 30 secondi di esposizione, quindi ripeto è fondamentale utilizzare il cavalletto. Adesso passiamo invece alla modalità temporizzato e anche qui nei preset abbiamo le varie modalità e sono 3. La prima è Time Warp, che ci permette di fare un time lapse in movimento. Quindi sarà un video velocizzato che potremo fare tranquillamente in movimento. La risoluzione massima purtroppo è solo 4K, l'obiettivo anche qui cambiamo il campo visivo, velocità possiamo lasciarla in automatico e farà tutto la GoPro, oppure se già sappiamo bene o male quanto durerà il nostro percorso possiamo impostare la velocità corretta e comunque ci sono sempre i suggerimenti della GoPro. Infatti aumenta di 2 volte la velocità e la stabilità del video. Suggerimento: 1 minuto di registrazione equivale a circa 30 secondi di time warp, proprio perché stiamo raddoppiando, e così fino a 30x. 5 minuti di registrazione equivarranno a circa 10 secondi di video time warp. Quindi per un percorso lungo sicuramente la velocità 30x è quella consigliata. Durante la registrazione del time warp comunque è possibile andare a selezionare un pulsantino che ora vi mostrerò, che ci porterà a velocità reale 30 fps oppure a 60 fps, quindi slow motion 2x. Imposto anche come tempo 2x, quindi aumentiamo di 2 volte la velocità del video, significa che ogni 2 secondi di vita reale noi registreremo effettivamente 1 secondo di video e infatti il tempo scorre più lentamente. Questi 2 tastini sono poi fondamentali se durante la registrazione del time warp velocizzato vogliamo rallentare il tempo. In questo caso se io riclicco qui mi comparirà velocità reale, quindi col pulsante grigio. Questo significa che io sto registrando il mio time warp velocizzato, che sia 2x, 4x, 8x, non importa. Poi clicco inizio velocità reale. In questo momento il tempo tornerà a scorrere normalmente e la GoPro registrerà anche l'audio, perché appunto siamo tornati a velocità normale. Quindi se vogliamo parlare durante il nostro time warp vogliamo focalizzarci su un punto. Poi io magari clicco stop velocità reale, quindi riprenderà il time warp velocizzato, ma se invece io clicco questo pulsante, come vediamo c'è scritto inizio velocità dimezzata, quindi non è successo niente ancora, ma se ora clicco inizio velocità dimezzata andiamo a rallentare il video. Come vedete sta andando il tempo più velocemente, questo perché vedremo questa porzione di filmato in slow motion 2x. Ma comunque ragazzi vi assicuro che il tutto è molto semplice e la prima volta che registrerete il time warp capirete esattamente il funzionamento. Poi cambiamo preset, andiamo in temporizzato, che sarebbe un classico time lapse. Quindi entro nelle impostazioni, posso cambiare la risoluzione fino al 4K perché abbiamo il formato video, quindi se ci vogliamo sbrigare e avere un time lapse già bello e pronto, allora mettiamo video, altrimenti mettiamo foto. Impostando foto e poi come output RAW invece del classico JPEG avremo un time lapse con tantissime foto, ma la qualità finale, se sapete editare i file RAW, sarà eccezionale. Poi abbiamo le classiche impostazioni che già abbiamo visto ed infine come altro preset abbiamo temporizzato notturno, quindi un time lapse ideato principalmente per la notte. Quindi se vogliamo fare un time lapse
timelapse delle stelle, comunque luoghi non molto illuminati, e anche qui abbiamo sempre possibilità di farlo in video, in foto, sempre impostando un output standard oppure RAW. E qui chiaramente converrà impostare manualmente l'otturatore, magari dobbiamo fare le foto alle stelle, impostiamo 30 secondi, oppure lasciamo fare tutto alla GoPro impostando automatico. Anche qui stesse impostazioni. Abbiamo visto tantissime impostazioni, ma comunque in descrizione vi lascio i link per gli approfondimenti. Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.